Salve a tutti, bentornati sul canale. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di abbigliamento tecnico da usare durante i viaggi in moto. Non è un argomento che tratto con molta facilità, anche perché non essendo un tecnico, non essendo un venditore, non essendo sponsorizzato, quindi non avendo neanche la motivazione di doverlo fare, mi piace chiamarli consigli su quello che è frutto della nostra esperienza. Quindi di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di scarpe. Probabilmente se vi riconoscete nel nostro modo di viaggiare, e perché no anche in altri modi di viaggiare, spesso vi sarete chiesti che tipo di scarpa usare durante un viaggio, durante una gita o comunque quello che può essere l'utilizzo in moto, l'utilizzo della moto per più giorni fuori probabilmente. E per chi come noi programma lunghe sessioni di viaggio all'estero per esempio, la scelta dell'abbigliamento tecnico è il compromesso migliore, sicuramente è quello che ci fa più pensare prima di viaggiare. È chiaro che questo video probabilmente a qualcuno farà storcere un po' il naso perché noi abbiamo scelto di usare scarpe tecniche. In particolare la nostra scelta è andata su un prodotto che ci ha davvero molto soddisfatto e sto parlando delle TCX Climatech Surround. È un prodotto che personalmente conosco molto bene in quanto sono già al secondo paio di scarpe che utilizzo. È una scarpa in Gore-Tex ed è una scarpa rinforzata. Ve la faccio vedere. Questa è la nuova scarpa che mi accompagnerà nei prossimi viaggi in questo momento. È una scarpa, non mi vorrei soffermare troppo sulla tecnica della scarpa, ma sostanzialmente io l'ho scelta perché abbiamo una suola con un grip eccezionale, abbiamo una punta rinforzata e non so se si riescono a vedere i buchini. Questi buchini permettono alla scarpa di essere abbastanza ventilata, quindi di non essere troppo calda per quello che riguarda magari i climi più particolari. Se vi ricordate l'ultimo viaggio che abbiamo fatto, il viaggio grosso che abbiamo fatto l'anno scorso in Turchia, io ho utilizzato questo tipo di scarpa senza nessun tipo di problema. È una scarpa che effettivamente mi dà un senso di protezione elevato, anche perché qui è rinforzata, ha dei rinforzi anche sulla parte posteriore e comunque anche sul discorso sicurezza secondo me soddisfa dei criteri abbastanza importanti. È una scarpa in Gore-Tex. C'è da dire una cosa, questo marchio TCX prima era un marchio indipendente, era una fabbrica indipendente. Da qualche anno è passata sotto la proprietà del marchio dainese. Non so perché, scelte commerciali non mi interessa effettivamente. A me non dispiace, nel senso avere anche la certezza che un marchio come dainese si possa esporre per un prodotto del genere. L'ho utilizzata per girare siti archeologici, non ho mai avuto nessun tipo di problema. Certo, non è che ci vai a passeggiare insomma è sempre una scarpa tecnica. Io però devo essere sincero, mi sono trovato molto bene. Infatti non solo è il mio secondo paio di scarpe del genere, anzi uguali tra virgolette, bensì anche Emanuela ha fatto questo tipo di scelta. Siamo andati a provare per Emanuela altre scarpe perché lei aveva un altro tipo di TCX, era un mini, non so neanche come definirla, era una scarpa un po' più alta del normale. Ecco, l'ha usata tanti anni, si è trovata molto bene. Lei è riuscita a portare quelle scarpe a un utilizzo più longevo. Io invece no. Comunque anche Emanuele ha fatto la scelta di comprare questo tipo di scarpa, quindi anche lei ha preso una TCX Climatech Surround. Dove l'abbiamo comprata? L'abbiamo comprata da Fuoristrada e metterò il link in descrizione se volete visitare il sito. Presentatevi dal buon Nicola, esponete le vostre esigenze e sicuramente lui vi darà una buona mano. Tengo a precisare sempre una cosa, che il video non è assolutamente sponsorizzato. Non esiste il prodotto perfetto, esiste l'equilibrio. Il suo vantaggio lo trova nel fatto di essere nella via di mezzo tra uno stivaletto e una scarpa semplice, ovvero avendo le caratteristiche di sicurezza di uno stivaletto almeno per la parte bassa del piede, è chiaro che rinunci al discorso dello stivaletto che essendo un pochino più alto protegge sicuramente meglio la tibia.
Sicuramente uno stivaletto avrà delle caratteristiche di protezione maggiore ed è chiaro che una scarpa del genere non va bene se la vostra intenzione è quella di fare sterrati, tracce esterne alla strada e roba varia. Parliamo di una scarpa che deve essere utilizzata per uso prettamente stradale e un pochino sugli sterrati, ma giusto quelli che potete vedere sul canale, quelli che faccio io, quindi niente di sconvolgente. È chiaro che io non ci andrei a farmi, che ne so, il deserto con questa scarpa. Probabilmente sceglierei uno stivaletto sempre in Gore-Tex e sceglierei probabilmente uno stivaletto della Gerne. Vi metto magari una foto per farvi più o meno capire come la penso io. Caratteristica importante di questa scarpa è il Gore-Tex. E il Gore-Tex, come sapete, è un materiale fenomenale che permette la traspirazione dell'aria all'interno del piede in questo caso e non permette l'entrata dell'acqua. Vi voglio far vedere una cosa che probabilmente non avete mai visto, non so se riuscirò a mostrarvela per bene, però questa qui è la mia vecchia scarpa. Io l'ho smantellata perché sono una persona prettamente curiosa e vi faccio vedere come è fatta. Allora, questo è il Gore-Tex, questo è lo strato che permette la traspirazione, non permette all'acqua di entrare. E questi qui sono gli strati di schiuma che servono per gli impatti, che servono per isolare la scarpa dall'esterno. Cioè vi posso assicurare anche che per tagliarla non è stato per niente semplice, perché ho dovuto usare un coltello grosso così per poterla spaccare. Non sono andato a tagliare la punta perché mi annoiava sinceramente. Adesso queste qui andranno direttamente in discarica e insomma vi ho fatto anche vedere lo strato interno, la scritta Gore-Tex per certificare proprio le caratteristiche peculiari della scarpa. O forse un minimo di difetto di questa scarpa, ve lo faccio vedere di nuovo. Potrebbe sembrare il fatto che la suola è molto alta, quindi potrebbe creare quella sensazione di non sensibilità sul pedale del cambio e sul freno. Allora, credetemi, è solo una questione di abitudine. Chiaramente se tu provieni da una scarpa con una suoletta piccola così, è chiaro che ti dovrai un attimino abituare, però diciamo che dopo i primi giorni che utilizzi la scarpa capisci qual è il senso della sensibilità della scarpa e quindi il problema sostanzialmente lo superi in maniera abbastanza agevole. Se avete quindi l'esigenza di camminare durante i vostri viaggi e di portarvi magari una scarpa in meno per camminare, perché anche questo è molto importante, questa scarpa può fare davvero al caso vostro. Ecco, come viaggiamo noi con le scarpe? Noi sostanzialmente ci portiamo 3 paia di scarpe, quindi abbiamo queste che utilizziamo in moto, una per delle escursioni molto lunghe, ovvero quando parcheggiamo la motocicletta in albergo, scarichiamo tutto, abbiamo una scarpa, ovviamente se lo spazio lo permette, una scarpa per le lunghe escursioni e poi abbiamo un paio di scarpe per uscire e le ciabatte per fare la doccia. Quindi queste sono le nostre calzature durante il nostro mese di viaggio sostanzialmente. Non so se cambieremo questa abitudine nel tempo, ma fino adesso questo è il mood. Quindi ovviamente magari ci portiamo una felpa in meno o qualcosa in meno, ma sulle scarpe sicuramente non bisogna transigere perché la scarpa è troppo importante. Sappiamo benissimo che lo stivaletto sarebbe stato più protettivo, però non fa, in questo momento non fa per le nostre esigenze. In futuro si vedrà, non lo escludiamo, questo è chiaro. Temperatura di utilizzo. Questa scarpa noi l'abbiamo utilizzata in ogni condizione climatica, ovvero dai 5 gradi centigradi ai 45, in condizione di sole estremo e in condizione di fortissima pioggia. Non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema. Non esiste, secondo me, in questo momento un prodotto che possa eguagliare le caratteristiche di questo tipo di scarpa qui. Se conoscete una scarpa che può arrivare a questo tipo di peculiarità, scrivetelo sotto in descrizione e ne discutiamo senza nessun tipo di problema. Bene, detto ciò, spero di avervi dato un giusto suggerimento e un feedback positivo su questo tipo di calzatura.
Spero di rivedervi presto e se vi è piaciuto il contenuto lasciateci un like, iscrivetevi al canale. Se avete piacere, noi siamo qua. Grazie, arrivederci. La moto è la strada, in sella verso il mondo. Odore di mare.